Quali sono i punti su cui in questi 3 anni l'Economato si è soffermato? Diciamo che la forza di una congregazione, la bellezza di un istituto religioso è che non è che uno inizia da zero o inventa le cose, ma ti inserisci in una tradizione e quindi c'è un mandato, c'è un qualche cosa che porti avanti, quindi noi siamo in continuità con la precedente amministrazione. È diventato abbastanza chiaro che le 2 parole chiave su cui costruire la politica economica di questo mandato diventavano regolamentazione e programmazione. In questo processo di regolamentazione, quali sono gli aspetti su cui si è lavorato di più in questo periodo? All'esterno, guardando la congregazione, direi il tentativo di fare crescere nel senso di corresponsabilità. Si potrebbe dire che è finita l'epoca in cui possiamo considerare che esistono province madri e province figlie, ma siamo tutte province sorelle, tutte entità sorelle, e quindi ciascuno deve imparare a gestire il proprio patrimonio, grande o piccolo che sia, nel migliore dei modi, aiutandoci come membri di una famiglia. Quali sono le sfide per il prossimo sessennio? Credo certamente il tentativo, diciamo così, di istituire un ufficio progetti. In realtà è un termine che significa dobbiamo capire come reperire fondi da fuori. Quindi aumentare la capacità di mantenerci con il nostro lavoro, di ridurre i costi inutili anche per non mancare di testimonianza e soprattutto capire come ottenere fondi magari da ONG, da associazioni al di fuori della congregazione, altrimenti trasferire il soldo dalla tasca destra alla tasca sinistra. Si è preoccupato per il futuro? Non per il presente, per il futuro forse. Hai avuto modo in questi 3 anni di visitare diverse entità. Un aspetto che ti ha colpito in positivo e un aspetto invece che ti colpisce in negativo. Positivo, qualche cosa da potenziare è questa capacità di venirsi in aiuto quando si ha bisogno. Nella congregazione questa solidarietà è molto viva. In negativo, o meglio, qualche cosa che invece va messa a posto, va regolamentata, e a volte l'eccessivo protagonismo di progetti, di persone che sono troppo personali e quindi già destinati a finire quando la persona magari verrà spostata o andrà via. Leopold, 3 anni di Consiglio Generale, di che cosa ti sei occupato in questi 3 anni? Mi sono occupato del settore della formazione, accompagnare alcune entità dell'Africa, entità del Brasile. Quali aspetti ti hanno maggiormente colpito delle visite? L'aspetto, prima di tutto, come sempre, l'entusiasmo di accogliere il generale e soprattutto questo vedere come le entità africane stanno crescendo, le responsabilità sono assunte da confratelli locali e questa svolta era molto impressionante. Sul piano della formazione invece, che cosa sei riuscito a fare in questi 3 anni? Sul piano della formazione si è riuscito a fare 2 incontri che erano previsti nel programma, l'incontro dei maestri, dei postulanti e dei novizi e l'incontro dei formatori degli scolastici che si è svolto in aprile scorso.